Ben ritrovati! Eccola! Elegante, imponente, unica. È definita la nave più bella del mondo. Ma questa non è solo una nave, è un pezzo di storia che continua a navigare. È la nave scuola Amerigo Vespucci, il simbolo vivente della Marina Militare Italiana. Un veliero che parla ancora la lingua del vento, della tradizione e del mare. E ora andiamo a conoscerla meglio. Seguitemi. Ed ecco alcune curiosità. Costruita interamente a mano, lunga 101 metri, con 3 alberi e 26 vele, per oltre 2800 metri quadrati di tela olona. Il ponte in tech lucido, le rifiniture in ottone e legno pregiato. Ogni dettaglio racconta una tradizione che resiste al tempo. Nessun automatismo, ogni manovra è fatta a mano, come un secolo fa. A bordo si sale per imparare a navigare, ma si scende cresciuti, forgiati dal vento, dal sole e soprattutto dalla disciplina. La storia della Vespucci comincia a Castellammare di Stabia, nel Golfo di Napoli, dove da secoli nascono navi leggendarie. Era il 1930. L'Italia cercava una nuova nave scuola per la Regia Marina. L'incarico fu affidato all'ingegnere Francesco Rotundi, che guardò al passato per creare il futuro. Il suo modello? Una nave storica, la Monarca, un maestoso vascello borbonico costruito proprio a Castellammare nel 1850. La Monarca era una delle prime navi da guerra a elica, ma conservava l'eleganza e la potenza dei velieri del XIX secolo. Da lei, Rotundi prese ispirazione per creare la Vespucci, una nave che non fosse moderna, ma immortale. Il cantiere stabiese accolse il progetto con orgoglio. Il 22 febbraio del 1931 la Vespucci fu varata tra applausi, emozione e consapevolezza. Stava nascendo una leggenda. Dal momento del varo l'Americo Vespucci non si è mai fermata. Ogni estate accoglie a bordo i giovani allievi dell'Accademia Navale di Livorno. Vivono in cuccette strette, si svegliano all'alba, imparano a riconoscere i venti, le costellazioni e soprattutto la fatica vera. Tutto a bordo si fa come un tempo, ogni cima, ogni manovra, ogni vela. Il motto, inciso sulla poppa, è un insegnamento eterno. Non chi comincia, ma quel che persevera. Ha solcato i mari di tutti i continenti. Nel 1962 incrociò la portaerei americana USS Independence. Alla richiesta via radio di identificazione, la risposta fu: nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana. La risposta americana? Siete la nave più bella del mondo. Tra le curiosità più affascinanti, la nave ospita una cappella per la preghiera, una biblioteca con volumi antichi e tecnici, una sala radio in stile retro e una cabina medica attrezzata. La vita a bordo è scandita da orari rigidi e rituali precisi. E poi c'è il comandante. La sua salita a bordo è un rito solenne. Con il piede destro tocca il ponte della nave tra il saluto dell'equipaggio e l'annuncio ufficiale: comandante a bordo. Da quel momento ogni suo ordine è legge sul mare.
Nel suo lungo viaggio intorno al mondo, iniziato nel 2023, la Vespucci ha fatto tappa anche a Brindisi, un momento attesissimo in cui la città ha accolto il veliero con orgoglio e ammirazione. Un legame speciale, quello tra la Vespucci e Brindisi, fatto di storia navale e spirito marinaro condiviso. Non a caso, in questa città sorge il monumento al marinaio, l'edificio che vedete proprio alle spalle della nave Vespucci. La Amerigo Vespucci continua a navigare, anno dopo anno, mare dopo mare. È una scuola, un simbolo, un sogno che fluttua tra le onde. È la prova che la tradizione può ancora insegnare, emozionare e soprattutto ispirare. Perché finché ci sarà un orizzonte da raggiungere, ci sarà anche la Vespucci, a ricordare la nostra storia e la nostra tradizione. Per oggi è tutto e non mi resta che salutarvi. Se vi è piaciuta anche questa avventura, mi raccomando lasciate un bel like e, per chi non è iscritto, iscrivetevi al canale. Vi saluto, alla prossima avventura. Ciao! Never really know what's going on. Look at me sometimes.